Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete oppure ascendente Ariete, anche Luna e Venere in Ariete. Oggi andiamo a fare le previsioni di giugno. Andiamo a vedere a giugno cosa accadrà, ma soprattutto chi sei a giugno. Andiamo a fare un bellissimo viaggio narrativo tra tarocchi e oracoli affinché tu possa avere gioia, bellezza e prosperità. Allora, partiamo subito, metto lo schemino di qua. Schemino. Si vede? Ok. Allora, partiamo con gli archetipi e chiediamo agli spiriti, chiedo io al mio amante mistico, di realizzare questa lettura per te affinché tutto in te sia gioia, perché questa è la tua meta. Giugno. Con questa carta andiamo a rispondere alla domanda: chi sei a giugno? Chi sei a giugno? Archetipo dominante. Ariete, chi sei a giugno? Sei una compagna straordinaria, un'amica, un amico straordinario, una compagna di vita, una persona con la quale ci si può stare, una persona veramente di compagnia. Che cos'è la persona di compagnia? È la persona veramente che non ha giudizi nei confronti del mondo, della vita, una persona di cui ci si può fidare. Sei una persona molto leale, come dice la carta, una persona tenace e in assenza di egoismo. Quindi io qua ti vedo proprio attraverso le relazioni con gli altri, essere veramente quell'anima che arriva nella vita degli altri o che si trova nella vita degli altri per traghettarli in un momento di bellezza, di gioia, di comprensione. E questo significa tanto, perché significa che tu hai in te queste grandi qualità. Ed è una carta meravigliosa con questo colore giallo, è proprio quest'estate, l'estate, no? Con questo colore giallo, il sole. Sei una persona che porta gioia, che porta il sole nella vita degli altri. E gli altri è come se si aprissero a te. Ho questa immagine di te a giugno dove apprezzi dei momenti semplicissimi come veramente grandi miracoli della vita. Ed è questa la base per qualsiasi realizzazione, no? Per qualsiasi obiettivo che tu abbia nella vita. Le persone ti troveranno eccezionale, la persona con la quale passare veramente dei momenti idilliaci. Ed è bellissima questa energia, eh? Ok, questo è l'archetipo dominante per te, cioè il Dio che si impossessa del tuo cielo, è proprio questa energia qui. Adesso l'archetipo dominante, anzi lo mettiamo qua, andiamo a vedere con l'energia generale per te in questo mese, andiamo a mettere 3 tarocchi. Andiamo a mettere prima carta, dove sei adesso, in questo momento che guardi il video. Dove sei adesso? Quale energia entra nel mese di giugno per te? E qual è la direzione del mese? Allora, dove sei adesso? In questo momento hai un'energia di grande espansione. Il 3 di bastoni mi parla di colei che sta aspettando le barche che sta vedendo arrivare, no? Per poter salpare verso una nuova riva, una nuova via della propria vita. Sei in un momento di grande espansione, di fertilità, di movimento energetico verso il futuro. Qua c'è una persona di spalle e mi parla proprio di te che ti sei messa alle spalle tanta roba del tuo passato, stai guardando avanti con grande entusiasmo, con grande determinazione. Il mare, qua abbiamo il mare, no? Guardi senza paura le tue profondità e non vedi l'ora di salpare verso ciò che ti condurranno, verso dove ti condurranno le tue profondità. Hai molta fede nel tuo destino, nella vita, molta fiducia vedo qui. Ed è una bellissima carta di apertura. Qual è l'energia che entra? Guarda, il 4 di spade è un'energia interessantissima. L'energia che entra è il 4 di spade. Allora io ti vedo molto, guarda, qua ci sono 2 carte
apparentemente dissonanti ma perfettamente correlate a livello animico. Perché? Perché vedo un grande fermento in te in questo momento. C'è questo grande fermento. L'energia che entra del 4 di spade è come se mi dicessero questo fermento ehm, lo condurrai all'interno delle tue profondità. Cioè il 4 di spade mi parla di rinascita, ma anche di un momento dove tu finalmente puoi riposare. Allora, io vedo che qua hai passato grandi inferni, diciamo, te li sei messa alle spalle, finalmente puoi riposare. Ecco, questo è il senso che volevo dirti. Qual è la direzione del mese? Bellissimo, qua abbiamo un re di spade. La direzione del mese è quella di avere idee chiare, lucide, sei pronta a dire di sì quando devi dire di sì, quando vuoi dire di sì, quando vuoi dire di no, sei pronta a farlo senza tergiversare. Perché la direzione del mese con il re di spade mi parla di te che saprai prendere delle decisioni giuste, senza passare, cioè come se tu ti fossi, finalmente ti puoi riposare. Che vuol dire? Che magari hai faticato tanto, hai lottato tanto e il mese ti chiede di essere, ma già vedo che lo farai, diretta, eh, giusta o giusto e di saper prendere quelle decisioni che soltanto una mente risvegliata oggi come la tua può prendere. Quindi già ti vedo che prenderai delle decisioni veramente conformi al tuo futuro, alla prosperità che vedo nell'espansione del 3 di bastoni, perché finalmente con il 4 di spade ti puoi riposare dopo tante magari o sofferenze o sensazioni di fatica animica, no? Quindi la direzione del mese con il re di spade ti vedo determinato a guardare avanti, perché il re di spade guarda avanti, non guarda né a destra né a sinistra, no? Quindi vive il momento presente e prende decisioni sulla base di ciò che secondo il re di spade va bene in quel momento. Questo gli dà la direzione futura. Non ti lascia abbindolare da niente e nessuno a livello vittimistico, ma hai una precisione infallibile in questo mese. E questa è la direzione dell'anima, come direzione del mese, ok? Vediamo adesso con l'oracolo dello sciamano, questo lasciamo qua, lo spirito del mese. Quale spirito cammina con te in questo mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? Quale spirito cammina con te in questo mese? E vedo anche che a fine giugno tu prenderai delle decisioni molto importanti che tutta la prima metà di giugno ci avrai meditato su, prendendo delle decisioni molto importanti. Importanti proprio lucide, la mente risvegliata. Vediamo, questa lettura mi sta dicendo, perché poi mentre batto mi vengono altre informazioni, che se nella prima parte del mese ti vedo rilassarti finalmente, no? Come proseguire, come espanderti verso il tuo futuro per avere quegli obiettivi, a fine mese tu avrai le risposte e prenderai decisioni senza guardare più in faccia a niente, ma nel senso bello, ok? Vediamo adesso qual è lo spirito del mese, quale spirito cammina accanto a te a giugno. È la fede nell'invisibile, lo specchio velato. Lo specchio velato è una carta bellissima perché lo spirito che cammina accanto a te è quello spirito che ti fa chiudere gli occhi fuori e ti fa aprire gli occhi che guardano dentro, come dicono i grandi maestri. Chiudi gli occhi che guardano fuori, apri gli occhi che guardano dentro. Lo specchio velato è lo spirito che ti cammina accanto, è la fede in ciò che ancora non si vede. La prima parte del mese alcune cose non si vedranno, ma qua sei animato da una profonda fede. E quindi è lo spirito della fede nell'invisibile, è lo spirito del tuo amante mistico, della tua sposa celeste o sposo sotterraneo, tanto la stessa cosa. E, ed è uno spirito che ti permette di vedere che oltre a ciò che vedi c'è molto di più, e quindi è una fede nell'invisibile. Che qua c'è, no? Questo Buddha che si specchia nell'acqua, però l'immagine viene un po' sgranata, no? E come il riflesso della luna sull'acqua. Cioè, l'immagine di questo spirito che è accanto è questa. Siccome
in tutte le grandi tradizioni esoteriche noi vediamo come noi stessi, come individui, siamo proprio come riflessi della luna sull'acqua, siamo dei sogni, non siamo reali. E quindi ciò che c'è, magari quando vediamo il riflesso della luna sull'acqua, è come se vedessimo la realtà, ma la realtà non è il riflesso della luna sull'acqua, è la luna che soltanto grazie alla fede tu puoi vedere, non è il suo riflesso. E quindi specchio, tu vedrai che al di là di quello che vedi come immagine, come specchio della tua realtà visibile, c'è ben altro. Quindi la fede nell'invisibile ed è una carta straordinaria. Ok. Vediamo adesso, sempre con i Rider Waite, andiamo nella parte amore ed eros. Amore ed eros. Allora, come stiamo questo mese? Amore ed eros. Allora, qual è la tua energia nel mese di giugno? Hai un'energia del 2 denari, probabilmente sei molto occupata anche o occupato con altre faccende al di là dell'amore. Vedo che cerchi di bilanciare più cose, di ristabilire le tue priorità, priorità alla vita privata, priorità al tuo lavoro, o che sei molto occupata, occupato nella vita pratica, quindi la tua attenzione non è rivolta solo alla parte sentimentale o magari non è rivolta proprio lì, ma sei molto, magari fai due lavori, sei molto impegnata come energia o impegnato in questo. Altri di voi sono predisposti a mettere in equilibrio la loro vita sentimentale insieme anche alla loro vita pratica, quindi puoi essere anche in dubbio o anche tra due persone, ti vedo comunque in questa posizione qui. Vediamo adesso l'energia dell'altra persona che ti viene incontro in questo mese, l'energia dell'altro, l'energia da fuori, no? Qua c'è un diavolone. Qua c'è, te lo dico chiaro, una persona ossessionata da te. C'è un diavolone qua, ecco perché puoi stare un po' in dubbio, magari qua c'è un diavolone con le catene. Aspetta, devo mettere i bollini, ma sia YouTube mi chiude il video, guarda, ogni volta. Aspetta, E beh, il diavolone, nel frattempo ti racconto questa figura del diavolone mentre metto il bollino. La figura del diavolone è una figura di una persona che è molto ossessionata da te, può essere dipendente da te, può essere legata, ci può essere una dipendenza emozionale qua, una dipendenza sessuale, emozionale. E quindi con quel 2 di denari tuo è possibile che tu ti senta un po' da dover rivedere un po' quali sono le tue priorità per sistemare questa situazione, perché qua abbiamo una persona che può rifletterti alcune tue paure o alcune tue dipendenze. Queste dipendenze possono essere relative anche ai tuoi attaccamenti stessi che hai nella vita, dipendenze anche da qualsiasi cosa, anche di denaro, dipendenze emotive, no? Ecco, ho messo i bollini, ecco qua. Quindi qua c'è questo diavolone che può rifletterti queste necessità di liberarti da paure, dipendenze, attaccamenti. Ecco perché vedo questo 2 di denari che poi adesso cosa faccio? Può essere una persona che già conosci o una persona che non conosci affatto. Questa è l'energia tua all'esterno. Una persona che è dipendente da te può rifletterti in te la necessità di portare in equilibrio la tua vita. Ok? Vediamo qual è la dinamica invisibile qui. Qual è la dinamica invisibile? Il re di bastoni. Possiamo avere qua come dinamica invisibile questa persona che vuole esercitare un potere, un controllo su di te, magari attraverso delle dipendenze che ha, no? Il bisogno di controllo e anche la dipendenza affettiva può essere questo, ma con il re di bastoni, che è anche la tua carta, che tu sia uomo o donna non importa, il re di bastoni mi dice la dinamica invisibile è quella di agire per liberarti dalle catene che ti imprigionano alla dipendenza, al di là se vuoi stare o meno con questa persona, per avere una situazione in equilibrio, un rapporto sano, no? Tant'è che l'energia generale tua era proprio quella di tagliare le catene, no? Dipendenze emotive, dipendenze economiche, dipendenze relazionali e guardare al futuro, pensarci su e guardare al futuro, al di là se tu scegli di stare con questa persona oppure no, ok? Vediamo qual è l'evoluzione possibile. Aspetta. L'evoluzione possibile.
l'evoluzione possibile. 5 di spade. Allora, l'evoluzione possibile è che si possono generare delle tensioni o le dinamiche di controllo e di potere tra tutti e due. Però alla fine del mese tu avrai le idee chiare per distaccarti a livello della dipendenza emozionale, quindi dalla parte sentimentale vissuta da vittima, e cercare un equilibrio su questo, perché ti vedo voler mettere equilibrio in questa sorta di... Magari piace anche a te tantissimo questa persona, però capisci che ci sono delle dipendenze tue da dover tagliare, va bene? L'evoluzione possibile è quella che se non riconosciamo che abbiamo una certa dipendenza, non vediamo la dipendenza nei confronti nostri di questa persona, possono generarsi delle dinamiche di autosabotaggio, va bene? Di tensioni, di lotte, di ho ragione io, hai ragione tu, oppure un po' di manipolazione del potere sessuale, erotico. Fatto sta che all'interno della tua sequenza di amore ed eros c'è la necessità di portare in equilibrio le tue emozioni, di riconoscere laddove hai dipendenze emozionali o dipendenze economiche o una certa dipendenza e farle fronte. Questo è il senso, ok? Questa è la voglia che hai tu, di portare in equilibrio la tua vita. Cioè, laddove do troppo peso a questa sensazione che mi trascina giù, allora la riconosco, magari io non lo so se tu stai facendo un cammino sciamanico con me, però questo con il rituale della Kundalini è potentissimo. La pratica dei 21 giorni, dove c'è anche il rituale della Kundalini, la trovate qua sotto all'info box. Mi spiego? Infatti qua a fondo mazzo abbiamo il Cavaliere di Denari, che è la chiusura di questa fase, cioè il Cavaliere di Denari: vado piano e vado lontano, mi occupo principalmente di ciò che posso costruire a poco sia nella mia vita pratica che nella mia vita sentimentale, affinché possa superare questo abbattimento, questo autosabotaggio mentale, perché la mente ti acchiappa subito quando c'è molto desiderio erotico o dipendenza e la voglia di controllare l'altro attraverso l'eros. La mente ti acchiappa subito, però chi va piano va sano, va lontano. Qua il Cavaliere di Denari mi racconta che questo movimento, tutto questo movimento di portare in equilibrio i tuoi aspetti e portare l'eros, l'energia erotica in modo sano, si compie. Magari non subito, perché vediamo 4 di spade, 3 di bastoni, però si compie, ok? Mettiamone un'altra a chiarire l'evoluzione del rapporto con... anzi, metto i piccolini? Aspetta. Allora, andiamo un attimo sul diavolone. Vediamo un po' sul diavolone, l'energia dell'altro con il diavolone. Questa ossessione dove si riversa? Perché c'è questa ossessione nei tuoi confronti? E questa persona è innamorata ed ha una dipendenza emotiva nei tuoi confronti, c'è il paggio di coppe. Quindi qua abbiamo una persona che probabilmente, se non la conosci già, si predispone a te in modo dolce, in modo poetico, no? Però dietro c'è un riconoscimento d'amore. Cioè, c'è una grande passione che è una dipendenza affettiva, c'è grande passione e movimento d'amore, però è come se questa persona fosse un po' più piccola di te a livello emotivo, sta raggiungendo una certa maturità animica, è come se sentisse una venerazione, una profonda attrazione nei tuoi confronti e la palesasse con dolcezza, ma dietro brucia questa cosa. C'è una dipendenza affettiva del bambino, no? E questo è, sì, questo è. Vediamo un po' sulla dinamica invisibile del re di bastoni. 7 di coppe, tu potresti essere un po' in dubbio, avere un po' di dubbi, o magari c'è solo questa persona e ce ne sono delle altre. Però la tua voglia è quella di avere chiarezza dentro di te, qua abbiamo la mente del re di spade in questo mese, affinché tu possa fare le scelte giuste, non ingannate dal tuo ego, no? L'ego è anche la manipolazione, il controllo, eccetera. Vediamo. Con l'evoluzione possibile con il 5 di spade, guarda, la regina dei denari mi dice che tu saprai perfettamente amministrare la tua energia.
La regia dei denari mi dice che tu avrai un grande potere di discernimento e te la prenderai con calma. Ti vedo al lavoro, ti vedo guadagnarti ciò che ti serve per vivere, per stare bene, per darti ciò che ti nutre, senza farti più di tanto, diciamo, attraversare, ti farai attraversare da un po' di questi pensieri, però tu prenderai le tue decisioni secondo i tuoi tempi. Ricordiamo che qua c'è la fede nell'invisibile. Cioè le persone qua ti vedono in questo mese come una persona di tanto di spessore, colei o colui di cui ci si può fidare. Quindi questa persona ha un po' l'archetipo della mamma nei tuoi confronti, anche se non lo ammette, capito? Anche se è un fustone, non lo so. Però se arriva nel tuo campo energetico, anche tu hai questa dinamica in ombra, no? Quindi, come vi insegno nello yoga sciamanico, qual è l'emozione ricorrente? Alleati a quell'emozione. Ok. Adesso vediamo con i miei potenti oracoli lui-lei come questa persona, la sua energia, cosa muove verso di te. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. Te l'ho detto, questa persona è proprio wow verso di te. Eh sì, gli risvegli tutta l'energia sessuale, sensuale, energia erotica. Che cos'altro ti dice questa persona? Vedi? Se per baciarti dovessi poi andare all'inferno e qua c'è il diavolone, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. Farebbe di tutto per te, li scateni una forza incredibile. Una forza incredibile. Che cos'altro? È perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E dimmi se non è questo. Tu sei tutto ciò che questa persona ha desiderato nella vita. E ragazze miei ragazzi, così sta questo. Cercherà un po' di manipolare l'energia, ma tu stai proprio, guarda, tu stai, anche se sei uomo, stai con gli occhi chiusi, tranquilla, col tuo lavoro, le tue cose, questo sta impazzendo. Farete impazzire un po' di persone, diciamo, bellissimo, ok. Adesso, ragazze mie ragazzi, passiamo al lavoro, missione, denaro. Il mese di giugno. Lavoro, missione, denaro, giugno. Andiamo a vedere. Prima carta, il talento da incarnare. Qual è il talento da incarnare in questo mese? Quello di proteggere i tuoi sforzi e la resilienza. Il 9 di bastoni è il talento da incarnare. Il 9 di bastoni è proteggi il frutto dei tuoi sforzi, di quello che hai fatto fino a questo momento e soprattutto devi incarnare la resilienza, cioè il coraggio, la forza. Magari nel lavoro ne hai passate tante, no? Tante dinamiche, eccetera. Ti chiedono di incarnare la resilienza, il guerriero che si trova, dopo aver attraversato tanto, il 9 di bastoni mi parla di colui che ancora non si arrende, alza le sue barriere, cioè nel senso sta sulla difensiva, ma non è una difensiva che gli fa chiudere il cuore, perché la resilienza, il coraggio, no? Continua ad agire per amore, cioè se hai un obiettivo nel lavoro, qualsiasi cosa dove tu metti energia, continua, persisti e farlo per lo spirito. Ti dicono non arrenderti, però metti anche la giusta misura nelle cose e soprattutto proteggi ciò che è sacro per te nel lavoro e in quello dove tu metti energia. Questo è il talento da incarnare. Vediamo qual è il blocco che può portare a un autosabotaggio nel lavoro o dove tu metti energia. Allora, dai il giusto, il 6 denari, è come se ci si aspettasse anche giustamente un tornaconto, no? Questo è il blocco, l'autosabotaggio. Il 6 denari mi parla del giusto dare e del giusto avere. Allora, quando tu dai, fallo perché stai andando, fallo da una prospettiva diversa da come lo farebbe la mente razionale. La mente razionale io ti do e pretendo che io riceva da te. Tu quando dai qualcosa nel lavoro dove metti energia, lo devi fare con una sola prospettiva, quello di fare quello che stai facendo solo per la grande madre, solo per lo spirito, perché le altre persone sono sempre i veicoli dello spirito che te li manda affinché tu possa fare un certo tipo di esperienza. Il 6 denari come blocco ostacolo mi dice che probabilmente
in questo mese è come se non ricevessi il giusto, oppure percepissi una mancanza di rispetto dalle persone o dalle circostanze. Quindi ti dicono sii resiliente, perché il fatto che tu ti aspetti quella cosa da quella persona all'interno del lavoro o all'interno delle circostanze dove tu metti energia, quando ti aspetti qualcosa, le aspettative vengono sempre deluse, perché quello che tu fai, che tu dai, lo dai allo spirito, lo offri allo spirito, anche se lo stai facendo per qualcuno, lo offri allo spirito, stati sicura che quando tu agisci in questo modo, quella fede ripaga sempre. E allora rientreranno denaro ed energia che ti meriti, ok? Ciò che ti meriti. E poi non dare alle altre persone per paura di non essere amata o amato, per paura di sembrare poco, no? Allora dai il giusto, dai ciò che veramente tu vuoi dare dal cuore. Va bene? Espansione possibile nel lavoro, missione denaro, espansione possibile. E qua ti vedo proprio avere tutto, realizzi un sogno nel lavoro, realizzi un obiettivo nel lavoro. Il 9 di coppe mi parla di desiderio realizzato. Avrai ciò che ti spetta per diritto, riceverai energia, tutto arriverà secondo proprio quello che la tua anima vuole. Il 9 di coppe mi parla di una realizzazione di un desiderio nel lavoro, mantenendo questo atteggiamento. Va bene? Realizzi un obiettivo e un desiderio. Ok. Vediamo il potere da reclamare qual è. La giustizia, devi fare le cose come il tuo cuore vuole farle. Il potere da reclamare con la giustizia mi parla di situazioni che possono non essere subito in equilibrio, ma nel momento in cui tu difendi le tue posizioni, proteggi il frutto del tuo lavoro, non ti metti sani i confini, tu ricevi giustizia, perché il potere da reclamare con la giustizia mi dice che alcune cose non potrebbero sembrare ingiuste nel lavoro, ma ti verranno date, cioè ricevi ciò che ti spetta, un grande sogno si realizza. Tu reclami giustizia e giustizia avrai. Vediamo con l'oracolo dei simboli qui, sempre sul potere da reclamare. Guarda, hai un potere straordinario. Quando esce il Platone vuol dire che, guarda, dolcezza, carisma, sensualità. E tu avrai, che cosa vuol dire dolcezza, carisma, sensualità all'interno del contesto lavoro, missione, denaro? Perché tutto ciò che la tua mente sta cercando di realizzare, il tuo cuore, no? Che porta alla tua mente un sogno a livello di lavoro, di missione, di denaro, tu lo realizzi. Devi fare affidamento sul tuo carisma e basta. Questo porterà a avere giustizia, anche situazioni legali che si risolvono, oppure contratti, un contratto, una firma, tempo indeterminato di qualcosa, su un contratto, su qualcosa. Il potere da reclamare è proprio il tuo carisma. Concentrati solo su questo. Poi dolcezza, vedi? La compagniera anche avevamo, no? Una persona che sei tu che ha questo carisma capace di sentire empaticamente chiunque. Ok, vediamo adesso l'ombra del mese. Qual è il demone, che sono spiriti guida, il demone con cui allearti? Allora, mettiamo una carta di tarocchi, l'emozione da attraversare in questo mese. Oracolo sciamano, insegnamento nascosto. Il demone da attraversare in questo mese e poi insegnamento nascosto. Allora, ombra del mese, il demone con cui allearti in questo mese. Allora, c'è l'eremita. Qua si fa un po' difficoltà, o si potrebbe fare un po' di difficoltà questo mese a sentire la voce del maestro interiore. Quindi l'eremita guarda al passato, no? E quindi qua ci sono delle immagini del tuo passato che possono essere ancora perturbate. Chi è che non le ha? Ce l'abbiamo tutte fin quando non ci disincarniamo di nuovo.
Quindi però qua come demone da integrare, l'eremita mi parla della difficoltà in questo mese di connessione con il maestro interiore. Mm, e quindi quando non abbiamo la connessione con il maestro interiore, che succede? Che ci facciamo trascinare dagli eventi. Il maestro interiore è il silenzio. Il demone da integrare è la capacità di restare in silenzio, di fare stare in silenzio la mente. Perché l'eremita mi sta raccontando di eventi del passato che possono riemergere solo a livello mentale, cioè come rimuginio, e l'incapacità di far fare silenzio alla mente. Ci arrivi con la respirazione, con le pratiche yoga sciamaniche, non lo so che cammino fai tu, però perché il silenzio è anche è la dea della solitudine, è un demone da integrare. Magari facciamo difficoltà a sentirci beati nella nostra solitudine, perché io ti vedo che sei una persona di grande compagnia e quindi il lato in ombra, l'oscuro, potrebbe essere la difficoltà di restare in silenzio con noi stessi. Questo io vedo, però vediamo adesso qual è l'insegnamento nascosto. Qua diventi una guerriera luminosa, un guerriero luminoso. Perché chi è il guerriero luminoso? È colui che riesce a fare luce nelle profondità della sua anima, attraverso la pacificazione delle immagini del passato e attraverso l'alleanza con la dea della solitudine. Ecco perché riesce a essere una grande compagna, un grande compagno. Perché il guerriero luminoso mi racconta di è colui che vede al di là di quello che si vede. Perché? Perché vede, ha chiuso gli occhi gli occhi che guardano fuori e apre gli occhi che guardano dentro. Quindi l'insegnamento che c'è per te in questo mese è di diventare una guerriera della luce, un guerriero della luce, grazie all'alleanza con la dea della solitudine, che ti permette di essere un'ottima compagna, un ottimo compagno, perché soltanto chi riesce a stare solo con se stesso, nella sua beatitudine, diventa un compagno di vita eccezionale per un'amica, per un conoscente, per uno sconosciuto, per una persona di interesse, mi spiego? E qual è il messaggio adesso dell'amante mistico per te? Qual è il messaggio dell'amante mistico? Non ti autosabotare più, guarda c'è l'autosabotaggio qua. Allora, metti in rilievo le tue paure, cioè allora illumina le tue paure per per sviluppare la crescita personale e i cambi che si produrranno nella tua vita. Allora, l'amante mistico ti sta dicendo guarda in faccia le tue paure vere, quali sono? Cioè dagli un nome, alleati con queste paure. Quali emozioni ti suscitano queste paure? Perché l'amante mistico ti sta dicendo che nel momento in cui dai un nome a queste paure, ti allei grazie alle pratiche di yoga sciamanico o qualsiasi altro percorso spirituale tu stia facendo, questi produrranno nella tua vita dei cambi irreversibili. L'alleanza con le tue emozioni che vengono fuori dalle tue paure produrranno dei cambi irreversibili nella tua vita a partire da questo mese. Va bene? Ok. Adesso andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del drago immaginale che ti daranno il rituale pratico per realizzarti in questo mese. Il vento, cambiamenti, cambiamenti, cambiamenti. Il vento è una carta bellissima perché mi parla dei grandi cambiamenti che avverranno in questo mese nella tua vita e il cambiamento rispetto a cosa? Rispetto all'autosabotaggio. Vediamo il numero 18. Allora, con il numero 18 vediamo cosa ha da dirti il vento. Il vento è anche lo spirito dell'aria, no? Abbiamo fatto anche le pratiche dello spirito dell'aria, le trovi nella playlist i 5 elementi, il vento ti chiede di incarnare qualcosa come spirito dell'aria e quella lettura può esserti veramente utile.
Comunque, allora ti dice che qua, dice, il vento dice, sono attesa. La nascita è data dall'aggregarsi degli elementi acqua, aria, terra e fuoco. La morte è data dal disgregarsi degli elementi che tornano ciascuno alla propria origine. Ecco perché ti consiglio di guardarti tutti gli elementi che abbiamo pubblicato, che sono letture di tarocchi ispirate agli elementi, no? Il primo elemento del processo di disgregazione, la cosiddetta morte, è l'elemento aria, che esce dal corpo per non farvi più ritorno. Questo elemento è l'ultimo ad aggregarsi per dare origine alla nascita. In fase intrauterina, infatti, il bambino è allo stadio di pesce, non respira aria con i polmoni, solo al momento dell'uscita dal grembo materno l'aria entra nel suo corpo. Allora, il drago ti dice questo. L'elemento aria indica il momento di un cambiamento. In presenza di questa carta tu sai di essere in un percorso di crescita e sai che tra breve si manifesterà una metamorfosi significativa, in cui ci sarà trasformazione radicale di prospettiva e ciò che prima ti era invisibile diventerà evidente. Eccola la carta qua. Questo è il momento della pura attesa. Attesa, attesa, e a fine mese ci sono direzioni assertive che prenderai. Cerca di stare in questa fase senza provare né attrazione né repulsione per tutto ciò che vivi e sperimenterai, perché i venti del tuo karma stanno soffiando forte. È meglio non prendere decisioni importanti in questo mese, ma attendi, te lo dicevo anche prima. La crescita porta con sé a volte anche prove dure affinché il tuo karma negativo non possa avere efficacia in questa situazione. Agisci solo quando i venti del karma si saranno calmati. Il momento della pura azione ti sarà evidente, lo riconoscerai perché sarà accompagnato da una sensazione di profonda calma. Magari ti posso vedere un po' agitato o agitato nella parte della vita pratica, quotidiana, nella parte sentimentale. Ti stanno dicendo calma, calma. Le decisioni le prenderai istintivamente, non quando le stai pensando. Quindi qua dice che i venti del tuo karma soffieranno forte in questo mese, non devi provare né attrazione per le cose né repulsione. Questa è una grande verità esoterica buddista, cioè stare proprio nella presenza e osservare gli eventi e basta, osservare gli eventi. Adesso ti do il rituale per la buona riuscita. Mettiti in una posizione meditativa e concentra la tua attenzione sul respiro spontaneo. Mantieni proprio l'attenzione sull'aria che entra ed esce dal naso, quelli si chiamano i cancelli del respiro, no? Allora, mentre fai questa respirazione semplicissima, chiedi al tuo amante mistico, allo spirito guida, questa affermazione. Maestro, chiedo la forza dell'attesa. Questa carta è connessa con l'amante Ctonio, cioè l'amante invisibile. Quindi mentre chiedi dentro di te, lo puoi dire anche dentro di te senza esprimerlo, maestro, ti chiedo la forza dell'attesa. Dice, quindi osserva tutte le tue emozioni e i tuoi pensieri riguardo al tema che ti sta arrovellando in quel momento. Lasciali scorrere dicendo a te stesso, so che ora sto pensando questo, so che ora sto sentendo questo. Rimango nel vento dei miei pensieri e delle mie emozioni, in attesa che si calmi la tempesta. Chiedo la forza dell'attesa. So che, dire so che sto provando questo, so che sto provando quell'altro. È il cammino del Satipattana, cioè renditi consapevole e presente di quello che stai facendo. E allora guarda i tuoi pensieri scorrere e lasciali scorrere, dicendo dentro di te, so che sto pensando questo, so che sto pensando quest'altro, in merito magari a una questione che ti può arrovellare, in particolare in questo mese, vita lavorativa, vita sentimentale. Perché? Perché questo è il segreto affinché tu possa smettere di autosabotarti e realizzare qualcosa di incredibile grazie a questo magnetismo che hai. Quindi realizzerai qualcosa di bellissimo, un sogno, una grande realizzazione, e queste sono tutte le dinamiche che intercorreranno prima del grande avvento. Quindi ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!